Ciao, sono Valiel e voi state guardando Vali TV, il posto migliore dove trovare ispirazione, consigli pratici sul canto per esprimervi al meglio con la vostra voce. Oggi un'altra vocal coach reaction, me l'avete richiesta. Stiamo parlando di Jessie J, una cantante bravissima che io seguo da moltissimo tempo e apprezzo davvero tanto. E in questo caso guardiamo una sua esibizione dal programma The Singer del 2018, sempre in Cina. Quindi è andata un po' anche alla conquista dell'Oriente e vincendo in effetti quell'edizione del 2018. Guardiamo insieme I Have Nothing, un pezzo straordinario di Whitney Houston, interpretato da lei. Cause I'll never change all my colors for you. Ha questi bei bassi quando scende nelle note più gravi della sua estensione. I've never asked for too much, just all that you are and everything that you do. To look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I can hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Well, don't make me close one more time. Bella. Fermiamoci un attimo, ragazzi. Jessie J è una bomba energetica, nel senso che quando arriva sul palco veramente ti arriva un'ondata di energia, un power pazzesco quando canta, e un'estensione incredibile, ma soprattutto veramente tanta energia. E perché dico questo? Perché un brano come questo di Whitney Houston, interpretato dalla grande Whitney in modo indimenticabile, e anche lei con una grandissima potenza, con una grinta straordinaria, non è facile da cantare, perché appunto hai nella mente quella versione lì, quindi riuscire a cantare un pezzo del genere significa, numero uno, esporsi a delle critiche, numero due, essere all'altezza di cantarla in un modo o molto diverso, o se è simile è dura, ragazzi. Io penso che lei sia una delle pochissime cantanti che si possono permettere questo. Come potete sentire, non ha un'interpretazione fino a qui così tanto diversa, e quindi questo le espone al paragone, a una serie di critiche. Lei sta interpretando veramente molto bene, ha questo suono grosso quando va in basso, e quando sale mantiene questa potenza, questo suono pieno. Riesce a essere molto aggressiva nelle parti alte, riesce però anche a essere molto dolce e a creare una certa intimità nelle parti più basse, quindi a me fino adesso piace molto. Andiamo avanti. Break down my walls with the strength of your love. Yes, I never knew
Wow, che arrangiamento particolare qui in questo passaggio. Very much love. I don't wanna have to go where you don't follow. I can hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Your love, I remember forever. Qui ha cambiato un pochino la scansione ritmica, no? In questa parte, l'ha personalizzata. Well, don't make me love one more time. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms every day. Wow, bellissimo vocalizzo. Imagine you there. Don't walk away from me. No, I have nothing, nothing, nothing. Don't make me love Wow. one more time. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms every day. Lei è molto brava su queste note alte, prese piene, in un belting importante. Away from me. Don't walk away from me. Qui sentiamo anche del growl negli attacchi. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Bella questa conclusione particolare. If I don't have you. Bello, davvero bello. I don't have you. Qui ha optato per un finale diverso, ha fatto bene a fare un qualcosa di differente da quello che noi ci ricordiamo. Ringrazio anche in cinese. Ormai è di casa. Volevo dire qualcosina. Lei è bravissima, è una grande cantante e ha questa grinta incredibile. Io l'ho sentita in diverse esibizioni, è veramente inarrestabile. È una sorta di Terminator vocale, nel senso buono, no, del termine, cioè una che quando arriva lei, rimane incollato, ha tanta energia, ha questo modo molto molto grintoso ed è veramente brava. È stata molto coraggiosa ad affrontare questo pezzo senza farne una versione completamente diversa, come avevo detto era una possibilità, ok? Perché tu puoi prendere questo pezzo e farne una versione tua e non metterti in competizione con quello che è la versione originale che tutti abbiamo nelle orecchie ed è difficile da raggiungere, diciamo, no? Perché insomma ragazzi, Whitney è Whitney e quindi è dura anche per una cantante affermata, bravissima eccetera. Il fatto è che lei ha optato invece per una versione molto simile, facendo delle modifiche, facendo dei vocalizzi diversi, però una versione molto simile all'originale anche nel modo, e io penso che ad oggi lei sia una delle pochissime cantanti che si può permettere di fare questo senza lasciarti lì un po' nel paragone, nel dubbio, come se mancasse qualcosa. Lei è perfettamente in grado di sostenere un pezzo del genere, di farlo funzionare, di farlo veramente arrivare al cuore, di farlo volare. È perfetta per un pezzo così perché ci sono queste parti molto basse dove lei riesce a riempire bene e poi ci sono queste parti acute dove lei ha un suono molto squillante, molto presente, molto potente e che fa un grande effetto. Torniamo indietro a vedere un paio di cosette.
Voi sapete che quando si canta ci sono le prese di fiato, no? I punti dove uno respira, no? E poi canta la sua frase, e generalmente questi respiri, queste prese di fiato sono abbastanza naturali, o comunque puoi ascoltare diversi cantanti cantare la stessa canzone e più o meno le prese di fiato si trovano lì. Lei in questo caso ha fatto una presa di fiato che mi ha sorpreso in un punto molto particolare, che in effetti gli dà un suo carattere, una sua personalità. Vi faccio sentire. Se fate attenzione, prende fiato prima della parola hide. Ed è particolare perché generalmente quella frase viene legata tutta per poi partire con il ritornello, una particolarità. Di solito la presa di fiato appunto lì non c'è, lei l'ha voluta personalizzare e devo dire che mi piace, è particolare. Ci sono molti modi per personalizzare la propria esecuzione, soprattutto di un brano importante, molto conosciuto, e uno di questi modi è anche spostare qualcosina dalle prese di fiato che sono abbastanza prevedibili, tra virgolette, e fare un qualcosa di diverso. Una cosa che mi piace di lei è che quando scende nelle note basse abbassa un po' la laringe rendendo il suo suono ancora più caldo e mettendo anche un pochino di aria, di soffio nel suono per ammorbidirlo, no? E quindi le sue note basse sono molto avvolgenti. Sentite in questa frase sulla parola do. Sentite come scende, appoggia proprio bene questa nota bassa. Un'altra cosa particolare che lei fa è quella invece di alzare la sua laringe, quindi schiarire molto il suono quando canta in alto, no? E viene questo suono un po' da bambina, che a me comunque piace molto nel suo modo di cantare. Sentite come fa bene questo vocalizzo con questo suono molto, molto squillante, molto chiaro, molto giovane. Poi ha arricchito veramente la sua esecuzione con dei vocalizzi particolari, belli, suoi, molto suoi, come per esempio fa in questo punto sulla nota alta, no? Sentite che bello. Molto bello questo vocalizzo. E poi appunto questa capacità di essere un po' trasformista, no? E quindi essere molto dolce o comunque tenere dei suoni molto soffiati, molto leggeri e poi magari subito dopo fare qualcosa di molto grintoso come fa in questo punto. Quindi ha fatto una nota di testa soffiata, abbastanza leggera e poi subito dopo un attacco super growl per dare questa grinta molto dinamica, veramente molto brava ragazzi. E oltre agli attacchi in growl, in questo pezzo qua ha proprio tenuto una nota intera in growl, vi faccio sentire. È veramente una grande performer, la sua energia, le sue capacità vocali, la sua grinta, la sua capacità di stare sul palco la fanno veramente spiccare, anzi io direi la fanno esplodere, perché lei è veramente una bomba, come ho detto prima, soprattutto su questi brani che fanno parte proprio della sua musica, della sua tradizione vocale, dei suoi ascolti. Abbiamo fatto un po' di analisi vocale della bravissima Jessie J e vi ricordo che se volete un'analisi vocale personalizzata da me per conoscere i punti forti, i punti deboli della vostra voce, per sapere quali sono i prossimi passi da fare per portare la vostra voce ad un altro livello, allora seguite il link che vi lascio qui sotto in descrizione e anche qui per un'analisi vocale personalizzata. Un grande bacione a tutti e mi raccomando fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre impressioni su Jessie J in questo video e quali sono i vostri gusti, le vostre preferenze per le mie prossime Vocal Coach Reaction. Un grande bacio, al prossimo video.